Bentornati ragazzi, oggi nuovamente si parla di Lars von Trier. Ancora una volta sul mio canale voglio prendere in considerazione un'opera di questo artista così geniale, da una mente così tormentata dalle sue problematiche che ormai tutti conosciamo, che però ha tirato fuori delle perle come quelle che abbiamo analizzato fino ad ora e come questa che si intitola Dogville, che andremo ad analizzare oggi. La domanda è possibile fare cinema in un posto chiuso, in un capannone dove come scenografia ci sono soltanto dei mobili sparsi così, non ci sono muri, non ci sono porte, non ci sono scenografie, non ci sono paesaggi? La risposta è sì, è possibile e il titolo del film si chiama Dogville. Dunque questa volta Lars von Trier osa, rischia, però la riuscita sembra del tutto soddisfacente. Ci mette davanti a delle scene di un teatro di posa praticamente, di un paesino disegnato a terra con delle strisce che caratterizzano i perimetri delle case, una strada al centro, poche abitazioni e ci lascia immaginare tutto ciò che c'è intorno, il frutteto, la miniera. Lo spettatore è messo davanti a questo scenario cupo, scuro. Gli attori addirittura mimano i gesti delle aperture delle porte, accompagnati dall'audio del rumore appunto della chiusura della porta o dell'apertura. La protagonista è Nicole Kidman, che interpreta il ruolo di Grace, una fuggiasca che fugge da dei gangster, e Tom, il filosofo del paese, lo scrittore, colui che vorrebbe fare lo scrittore del paese, di Dogville appunto, la trova casualmente e cerca di farla accettare alla comunità e di portarla quindi in un'assemblea, le assemblee che lui di solito fa, per rendere l'animo degli abitanti sempre migliore, a suo dire. E quindi da qui inizia la storia, una storia che il regista ci racconta appunto con questa scarna ambientazione, ma che ci dà la possibilità di entrare all'interno del racconto. Ma andiamo a vedere di cosa tratta questa trama e poi faremo le considerazioni finali di quest'opera unica nel suo genere. Il piccolo e ridente paesino di poche anime, dal nome Dogville, procede la sua tranquilla vita sulle colline. Tom, l'aspirante scrittore e il filosofo della comunità, incontra casualmente la fuggiasca Grace, Nicole Kidman, che sta scappando da dei gangster. La bella fuggiasca, presentata agli abitanti da Tom in una delle tante assemblee, viene accolta in un primo momento con diffidenza. Poi, per accaparrarsi le grazie della comunità, viene messa alla prova facendole fare dei piccoli lavoretti. I suoi guadagni la portano ad acquistare delle statuette di porcellana presso il negozio del paese. Nel frattempo giunge la polizia che cerca proprio Grace per una rapina in banca. Dunque, da fuggitiva a ricercata, la sua posizione si aggrava. Gli abitanti sono ancora più diffidenti. L'unico modo per rimanere è lavorare di più e guadagnare di meno, presso le varie abitazioni. Questo porterà ad una situazione di capovolgimenti di fronte da parte delle buone abitudini del paesello, iniziando coi soprusi nei confronti di Grace. Complice anche la sculacciata che lei dà ai figli di Vera, quest'ultima, per vendicarsi, rompe ad una le statuette che Grace si era comprata con il sudore della fronte. Le dà però un'opportunità. Se riesce a non piangere, si ferma nel rompere quelle statuette. Ma Grace piange tanto, piange per la prima volta a Dogville. La situazione precipita vertiginosamente, tutti gli abitanti cominciano ad usarla, viene stuprata più volte, abusata, viene letteralmente resa schiava del paese. L'apparente brava gente del posto, dall'animo gentile, brava e onesta, tira fuori il peggio di sé e si rivela come brutale, come senza scrupoli, fino all'arrivo dei gangster. Qui ci viene svelato che Grace in realtà è la figlia del boss e che questi la sta cercando per riportarla a casa. Lei voleva fuggire da quel mondo, non accettava le azioni della malavita,
ma ha subito ogni abuso in quel ridente paesello. Così viene messa di fronte ad un'ultima scelta da parte del padre: tornare a casa o rimanere a Dogville. La sua scelta, dopo un ultimo ripensamento, è fatale. Così la piccola cittadina viene messa a ferro e fuoco. Tutti gli abitanti verranno uccisi. La vendetta di Grace nei confronti di Vera è devastante. Farà uccidere i suoi figli ad una condizione: se riuscirà a non piangere, li salverà, proprio come le statuette. Persino Tom, che cerca in tutti i modi di chiedere pietà, viene barbaramente ucciso dalla mano stessa di Grace. Alla fine si sentirà soltanto abbaiare il cane del paese, Mosè. Ma mentre un gangster sta per ucciderlo, quindi per terminare l'ultima vita presente in quel paese, Grace lo ferma dicendo: è arrabbiato perché una volta gli ho preso il suo osso. Dunque, come avete potuto vedere, l'ambientazione a cui siamo sottoposti, che ci viene messa davanti, è alquanto strana e ambigua. Quindi Lars von Trier questa volta ha voluto osare, perché il suo genio lo porta a fare anche questo. Ci sono 178 minuti che ti scivolano via così, immerso nella storia di Grace. La discesa introspettiva è devastante, siamo concentrati sulla storia, quindi non ci interessa più se ci sono i muri, se ci sono le porte, se ci sono i frutteti, se c'è la miniera, ce la immaginiamo. Non è importante questo, l'importante è la storia, quindi lui ci fa entrare nei sentimenti delle persone, degli abitanti, dei teatranti a questo punto, perché questo non è altro che un teatro di posa. Bellissima la voce narrante, che nella versione italiana è fatta dal gigante del teatro italiano, ma non solo italiano, un gigante che solo a nominarlo ti vengono i brividi, Giorgio Albertazzi, che col suo racconto ci fa entrare dentro appunto la pellicola. Quindi, dopo aver analizzato Dancer in the Dark, che fa parte della trilogia del cuore insieme alle onde del destino e a Idioti, e dopo aver analizzato Antichrist e Melancolia, che fanno parte della trilogia della depressione insieme con Nymphomaniac, ho voluto parlare anche di quest'opera dal titolo Dogville, che fa parte della dilogia insieme a Manderley. Nonostante l'ambientazione ostile della scenografia, comunque il regista riesce a fare le sue riprese classiche con la camera a spalla per renderci partecipi sempre di più del momento. Curiosità, come ho già sentito dire altre volte in altre occasioni, quando finisce il film Nicole Kidman decide di non lavorare mai più con Lars von Trier. Stessa cosa ce la dice Ben Gazzara, il grandissimo attore che interpreta in questo caso il non vedente, che noi ricordiamo tutti con la mastodontica interpretazione del camorrista, no? Anche lui giura a se stesso che non lavorerà mai più con Lars von Trier, quindi come abbiamo potuto constatare già altre volte, purtroppo lavorare con lui non è affatto semplice, però le menti geniali purtroppo hanno i loro tormenti e lui è così, però è un genio. Altra curiosità, appena inizia il film, quindi con l'inquadratura dall'alto, che poi scende dentro la stanza di Tom, alla radio si sente la voce del presidente degli Stati Uniti, perché questo appunto fa parte della dilogia degli USA, La terra delle opportunità si intitola, quest'altra raccolta di film, che in questo caso sono due film, sono due pellicole. Poi, quando l'inquadratura passa sul padre di Tom, quindi Tom Senior, vediamo che sta leggendo un libro, è il famosissimo libro dal titolo Le avventure di Tom Sawyer. La mente geniale di questo regista ci lascia sempre sgomenti davanti a queste opere che sono uniche nel loro genere. Di difficile approccio anche questa, come tutte le sue opere, però che poi, una volta assimilate, rimangono nell'immaginario dello spettatore e segnano
la storia del cinema, quindi vi invito a guardare questa pellicola se non l'avete mai vista. Versione integrale 178 minuti, versione italiana 135, ma nel DVD ci sono anche tutte le altre scene, quindi non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima video recensione. Iscrivetevi al canale dove potete trovare sia la sezione cinema con le movie reviews, sia la sezione laboratorio vocale dove c'è un progetto che stiamo portando avanti con delle voci narranti che narrano appunto alcuni poemi e poi tanto altro. Quindi se vi fa piacere siamo qui ad attendere la vostra iscrizione. Un saluto, alla prossima. Ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.